Ciao ragazzi, ed eccoci qua con questo tutorial sull'impedenza, quella elettrica, perché esiste pur sempre quella acustica, che potremmo vedere eventualmente in seguito. L'impedenza, chi appassionato non ha visto uno di questi grafici, questo riguarda l'altoparlante, questo riguarda un diffusore, più complesso il modulo dell'impedenza, ovviamente perché si presume ci sia uno più altoparlante, ci sia un crossover e quindi il suo modulo è più complesso. Il modulo vuol dire che praticamente stiamo guardando come varia in funzione della frequenza la sua ampiezza, ok? Mentre quella per l'altoparlante, questo si presume sia un midwoofer, è molto più semplice. Nulla di nuovo, volendo, questa si può anche misurare con piccoli strumenti, gli appassionati tutti riescono, quindi volendo non ci sarebbe nulla da aggiungere, ma lo scopo di questo tutorial non è certamente questo, perché sicuramente molti non sapranno qual è il fenomeno fisico che induce questo comportamento dell'impedenza. Perché mai abbiamo questo picco? Perché mai all'alzarsi della frequenza il modulo varia, aumenta, ok? Questa impedenza aumenta. Forse i più esperti ovviamente lo sapranno, ma tra gli appassionati, tra i curiosi, sicuramente no. Lo scopo è questo, anche se l'argomento ovviamente è molto interessante, oso dire a dir poco anche affascinante, soprattutto per chi, voglio dire, non sta agli inizi, ma nello stesso tempo, proprio per questo, è abbastanza articolato e per quanto abbia potuto semplificarlo, non a caso ho tralasciato la fase per non complicare, non potremmo fare a meno di tirare in ballo alcune formule leggi, le quali saranno solo accennate, elencate, non solo per dare modo a chi volesse approfondire, ovviamente lo prova a fare sui testi di elettroacustica, di fisica, come anche sul web, su appositi siti, che ne so, che potrebbe essere il Politecnico di Milano, ad esempio, no? Ma ve ne sono anche tanti altri, insomma, anche più illustri, ma anche per rendere omaggio a vari scienziati che in passato hanno, come voglio dire, contribuito allo sviluppo della fisica, sia teorica che sperimentale, ma anche per convalidare ciò che andremmo poi ad asserire nelle nostre conclusioni finali, cioè non è certamente una mia deduzione, una mia conclusione. Ci sono delle leggi che vi mostrerò e per questo voglio dire lo dovremmo fare, come anche per dare soddisfazione a qualche sfortunato matematico che magari si trova a seguire. Ma a parte le battute, certamente penso dire, mi è sembrato doveroso insomma fare queste promesse. Chiedo scusa ai meno avvezzi in materia, ma effettivamente sappiate che queste formule saranno accennate, non faremo nessun calcolo, in quanto questo in verità non è che serve a calcolare il fenomeno, serve a prevedere il fenomeno, ma non certamente, voglio dire, una formula può spiegare il fenomeno, quantomeno questo succede spesso nella fisica classica, nella meccanica quantistica le cose vanno un pochino diversamente, molto diversamente. Come dicevo, in questo caso non ci interessa calcolarlo, questo al limite si potrà fare in seguito, in altri momenti e modi. Bene, fatte queste doverose premesse per chi avesse deciso di seguire, iniziamo. Cos'è l'impedenza? L'impedenza è una grandezza fisica che misura la resistenza di un circuito elettrico al passaggio della corrente alternata nel caso, viene espressa in ohm e rappresenta la combinazione di tre componenti principali che sono la resistenza nuda e cruda per quello che è, resistenza pura, che oppone il passaggio di corrente sia in quella, quando riguarda la corrente elettrica, corrente continua che alternata,
una cosiddetta reattanza induttiva, che è pur essa un'opposizione al passaggio alla corrente alternata da parte dei solenoidi o bobine induttore tutti, insomma, mettetela un pochino come volete, che dipende invece dalla frequenza della corrente e dal valore di detta induttanza, ovviamente. Anche questa cosiddetta reattanza capacitiva, ok? Anch'essa in opposizione al passaggio alla corrente alternata da parte dei condensatori, anch'essa dipendente dalla frequenza della corrente e ovviamente dalla grandezza di detta capacità, che in una fattispecie può essere un condensatore, ok? Ma in fin dei conti, cos'è questa reattanza? La reattanza è una misura della resistenza che un componente elettrico offre al passaggio della corrente alternata a causa della sua induttanza o appunto capacità. A differenza della resistenza pura, che non dipende dalla frequenza, la reattanza invece dipende dalla frequenza della corrente, ok? Abbiamo visto che abbiamo due tipi di reattanza, una induttiva, che è una resistenza al passaggio della corrente offerta da un induttore o solenoide che dir si voglia, è proporzionale alla frequenza della corrente, ok? Cosa vuol dire proporzionale alla frequenza della corrente? Che quando la frequenza aumenta, aumenta anche il valore di questa reattanza induttiva. Diminuisce la frequenza, diminuisce anche questo valore della reattanza induttiva, ok? Diversamente invece la reattanza capacitiva, ok? Anch'essa una resistenza al passaggio alla corrente alternata, ovviamente da un condensatore o da questa capacità, è inversamente proporzionale alla frequenza della corrente. Quindi aumenta la frequenza, diminuisce il suo valore, diminuisce la frequenza, aumenta la reattanza capacitativa, ok? Quindi noi abbiamo questa impedenza che è una grandezza complessa vuol dire che è composta da più elementi, l'abbiamo visto, e può essere espressa da questa espressione qua. Z sta per indicare proprio l'impedenza, R la resistenza, X l'induttanza totale, che può essere negativo o positivo a secondo se la componente prevale sia quella induttiva o quella capacitiva, e J è questa unità immaginaria. Ok? Queste sono le formulette per chi volesse approfondire. Eventualmente si può anche calcolare in un circuito RLC questa impedenza, dove figura ovviamente la resistenza, una capacità induttiva e una capacitiva, ok? Quindi ci sarà un induttore e un condensatore nella fattispecie. Nel grafico qui di sotto ve l'ho messo per mostrarvi come effettivamente queste reattanze sono in funzione della frequenza. Nella fattispecie quella capacitiva è inversamente proporzionale, l'abbiamo detto, e di fatti aumenta e le diminuisce. Quella induttiva, visto che è direttamente proporzionale, aumenta la frequenza, aumenta anch'essa il suo valore. Ok? Ma a noi nella fattispecie interessa l'impedenza del nostro altoparlante, non quella in generale, ok? Dove anch'essa dipende dalla resistenza, in questo caso la resistenza, la R della bobina misurata in corrente continua, e l'induttanza che la troviamo di norma espressa come LE, ok? E anche il picco di impedenza alla frequenza di risonanza, che tutti sappiamo questo picco è dato dalla frequenza di risonanza. Per diciamo convalidare, come dicevo, quando poi andremo a conclusione e anche dimostrare matematicamente questi fenomeni o ciò che andremo a spiegare, dovremmo far capo, anzi dobbiamo far capo a delle leggi. Tali leggi fanno parte dell'elettromagnetismo, ok? Quindi eventualmente volete approfondire, cercate tutti i testi che trattano l'elettromagnetismo, ok? Queste leggi sono quelle di Ampere e Maxwell, Faraday e Lenz, R e quelle di Biot-Savart, ok? Ovviamente non possiamo non menzionare Friedrich Gauss, ok? Che può essere considerato uno dei padri fondatori dell'elettromagnetismo. Le sue leggi sono parte integrante dell'equazione di Maxwell, 2 su 4 mi sembra. Hanno posto le basi per molte teorie dei principi che governano l'elettromagnetismo moderno, quindi si basa tutto sul lavoro fatto da
da Gauss volendo, poi da Maxwell e poi così via sugli altri. Ok? Vi faccio notare che nell'esaminare le varie leggi e le varie formulette che potreste trovare, troverete queste due costanti, ok? Epsilon 0 che è la costante dielettrica del vuoto e mu con 0 che è la probabilità magnetica del vuoto. La cosa curiosa è che da queste solo due costanti possiamo ricavare la velocità delle onde elettromagnetiche, ok? Che poi è pari a quella della luce, ok? Vedete, in questa formuletta qua compaiono solo delle costanti. Bene, era una curiosità che insomma ci tenevo a mostrarvi, poi approfondirete quando volete, se volete. Bene, ma nella fattispecie quali sono le leggi che ci toccano più da vicino? Quelle di Ampere e Maxwell, ok? Che descrive la generazione di un campo magnetico partendo da una corrente, quella di Faraday e Lenz, ok, che descrive tutta l'induzione elettromagnetica del solenoide e inclusa, insomma, diciamo, la direzione delle correnti. Poi quella di Henry, ok, che descrive la rettanza induttiva del solenoide come resistente al passaggio della corrente alternata, e questa è la solita formuletta. Quindi in buona sostanza noi nella impedenza del nostro altoparlante ci troviamo una reattanza induttiva, ok, oltre all'R ovviamente, che è un fenomeno fisico, riferito, parlavo di quella induttiva, associato ai solenoidi tutti, induttori e bobine, che si basa sui principi dell'elettromagnetismo. Quando una corrente alternata passa attraverso una bobina si crea un campo magnetico variabile, detto campo magnetico variabile induce una forza elettromotrice opposta nella bobina stessa, ok? Questo fenomeno si traduce in una reattanza che si oppone al cambiamento della corrente del circuito. La reattanza induttiva XL è data da questa formuletta qua, legato alla pulsazione che poi ce la troveremo e vi spiegherò anche il motivo, della corrente alternata data da quest'altra variabile qua, anzi questo è un fattore di conversione, l'abbiamo visto mi sembra proprio nel tutorial sulla frequenza di risonanza, se non vado errato, sì, mi sembra di sì. E ovviamente questa è l'induttanza della bobina. Poi abbiamo tutte le correnti back FM, che sono quelle correnti indutte di segno opposto, generate giustamente dalla bobina all'aumentare dell'aderenza complessiva del sistema, ok? E data da questa espressione qua. Ora che abbiamo tutti i riferimenti che possono convalidare, confermare e spiegare matematicamente cosa ci apprestiamo a esporre, possiamo dire che in effetti quando una corrente variabile circola attraverso un induttore, un circuito, un cavo, questa genera un campo di flusso, un flusso magnetico, ok, un campo magnetico variabile. Detto campo magnetico variabile, ok, crea a sua volta delle correnti nel circuito stesso opposte, di segno opposto. Perché? Perché in effetti questo fu anche una mancanza di Ampère, ok? Nella prima legge di Ampère infatti non figura le correnti di segno opposto nelle circuitazioni previste da Ampère. Maxwell si accorse che c'era questa discrepanza che andava in contrasto, poi vi spiego anche in contrasto con chi. Allora, perché se queste correnti non fossero di segno opposto, andrebbero a sommarsi a quelle del circuito, che diventerebbe più grande. Se questo del circuito diventa più grande, poi genererà un campo magnetico più grande e questo campo magnetico genererà correnti indotte più grandi che si andranno a sommare a quella principale che diventerà più grande e così via. Quindi staremmo a generare corrente, energia dal nulla, andando, ecco, appunto, in contraddizione con il primo principio della termodinamica che ci dice che, come sappiamo tutti, l'energia non si crea, non si distrugge, ma si trasforma, ok? Quindi lui disse, corresse la formula e disse sì, le correnti vengono generate, ma di segno opposto. E di fatti così è. Perché ne abbiamo conferma? Perché queste correnti che si generano
di segno opposto sono generate da questa variazione del campo magnetico che è generato da questo flusso di corrente alternata. Tali variazioni sono, diciamo, dipendenti dalle pulsazioni e le pulsazioni sono dipendenti dalla frequenza, quindi quando aumenta la frequenza aumentano le pulsazioni, aumenta il campo magnetico, aumentano le correnti indutte. Se sono indutte e sono opposte aumentano la resistenza e difatti così è. Quindi più correnti indutte, più opposizione, più resistenza. Così è. Più aumenta la frequenza, più aumenta. Ok? Bene. E poi abbiamo questo picco di impedenza alla frequenza di risonanza. Perché, grosso modo, per lo stesso principio. Alla frequenza di risonanza noi cosa abbiamo? L'abbiamo visto nel tutorial in cui abbiamo proprio trattato la frequenza di risonanza. Abbiamo un'oscillazione massima del cono, non più controllato dal generatore, quindi dalla tensione del generatore, oscilla alla sua massima ampiezza, essendo la bobina immersa in un campo magnetico, queste oscillazioni della bobina, quindi varia il campo magnetico a sua volta genererà delle correnti indutte proporzionali all'oscillazione, grandi oscillazioni, grandi correnti di opposizione, grandi resistenze e la grande resistenza, eccola qua. Tutto qua, né più e né meno, molto semplice, ok? Spero di non aver commesso grossi errori o quantomeno di non aver tolto qualcosa di importante, ma non credo. Mi sembra che tutto sia filato per il meglio. Consiglio per chi fosse interessato a tali argomenti di iscriversi al canale, non vi costa assolutamente nulla. Mi dicono di ricordare che se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, l'ho detto. Niente, dicevo, mi fermo qua, ci sentiamo per la prossima. Ciao!